Ciao ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video. Dove andiamo oggi? Andiamo ad incontrare Luca Colombo di Colombo Audio Electronics. Come sapete, da poco sono diventato suo endorser e dimostratore e oggi ci saranno delle succulenti sorprese che condividerò anche con voi. Se amate i Queen, non perdetevi questo video. Senti cosa dice questo ragazzo qua, profondino, è top. Abbiamo qui con noi Luca Colombo. Ciao! È il momento di fare un brindisi. Oh yeah. Grande Luca. Grande Frank. Partiamo con le domande, va. Luca, Dai. com'è nata la tua passione per la chitarra e per i Queen? Ma la passione per i Queen, come tutti, con il Wembley 86. Fantastico. Wembley 86, penso che quella cassetta lì è stata la cassetta, mamma mia, parliamo di videocassetta. È stata completamente distrutta pure di guardare cosa faceva Brian May, famoso. Oh ragazzi, qua la chiacchierata continua alla grande, ma Luca mangia a una velocità incredibile. La cena continua, ma facciamo un'altra domanda a Luca, dai, che intanto ha già finito tutto, vabbè, è velocissimo, lo ripeto. Da dove ti è venuta la voglia di costruire pedali? Ma pensa che è curiosissima questa cosa qui, perché io qualche tempo fa, parliamo di 15 anni fa, lavoravo in un'azienda che faceva circuiti stampati e ho pensato, cavolo, ma io potrei fare pedalini, io potrei tutte queste cose qui, se invece di metterci, che ne so, la telecamera ci metto il transistor per fare il suono di... E ho iniziato a dire, cacchio, lo posso fare e non l'ho fatto. Però ho messo sul mercatino, costruisco pedali per vedere che cosa succedeva. È un'ottima idea. Iniziavano anche a scrivermi. Allora ho detto, cacchio, vuol dire che se lo faccio può funzionare. Allora mi sono informato. Solo che da qui al farlo sono passati 7-8 anni. Va bene, dai. Quindi sono ancora lì che aspettano. Poi il primo pedale che ho costruito è stato un treble booster, perché ovviamente la mia passione appunto per i Queen, per Brian May, mi ha portato a questo tipo di oggettistica. Ho costruito questo treble booster, funzionava bene, allora ho detto perché non farne altri? Ne ho fatti altri tipi, diversi modelli, fino a che poi ho continuato, ho iniziato ad rinunciare di chassis, ho iniziato a fare overdrive, poi distorsioni, chorus eccetera e eccomi qua. Bene Luca, io sono più che contento che questa tua passione tu l'abbia portata a termine, perché averti conosciuto diciamo che è abbastanza interessante, perché vedo qui qualcosa che hai portato per me. Le patatine? No, non sono le patatine Luca, guardate qua che bello. Un po' di scatolame. Senti Luca, invece come nasce l'idea della costruzione di un nuovo pedale? Che tipo di progettazione c'è dietro questo tuo nuovo lavoro? Ma io prima di tutto sono un musicista, quindi quando faccio un pedale, un lavoro, deve piacermi, devo suonarlo e dire oh adesso sì, ci siamo. E allora cerco di tradurlo in elettronica. Molto spesso invece nella produzione industriale è il contrario. Gli ingegneri, i progettisti progettano e poi far sentire i musicisti il lavoro fatto. Io invece, esempio, voglio fare un pedale per l'heavy metal, ho detto ascoltiamo un po' di heavy metal di ogni tipo, ho ascoltato anche cose fino un
poi a dire sì, è giusto, mi piace, suona come deve, e allora la difficoltà poi sta nel tradurre il suono in componentistica, far diventare un suono un circuito non è così semplice. Col tempo, con la pazienza di edizione viene fuori. Poi il bello è quando devi pensare alle grafiche, perché dici devi dare il nome al pedale, devi fare la grafica e allora ti sbizzarrisci. Io cerco di andare sempre su cose che mi hanno colpito. Il famosissimo Black Phillip fa parte, per chi è appassionato di horror non può non aver visto The Witch, quindi l'horror moderno è The Witch, il metal moderno è Black Phillip. Passiamo adesso alla cosa più figa della serata, perché va bene, ci siamo conosciuti, sei simpaticissimo, molti ti conoscono già, quindi non è che dobbiamo stare a dilungarci troppo. Facciamo vedere un attimino che cosa mi hai portato. Sono 2 pedali che io ti ho chiesto espressamente di realizzare e tu, già sono emozionato, hai creato per me, giusto Luca? Allora, facciamo un unboxing. Abbiamo un Kensington Supreme, come il panino che ci siamo mangiati prima. Lo apriamo? Lo apro? Fantastico. Vi dico la verità, me l'aveva fatto vedere in foto, quindi Eccolo qua. È un Kensington, fondamentalmente un Kensington normale, ma con un Rokio Treble Booster all'interno, switchabile, con la levettina, pedale attivabile, ovviamente, i soliti controlli, gain, cut e level classici del Kensington normale, ma qui abbiamo uno switch in più che proprio Frank mi hai chiesto, perché quando vuoi fare gli assoli, schiacci qui, cambia la luce, diventa da gialla, diventa rossa e gli puoi dare un altro volume. Il bello è che questo qui è completamente seamless, quindi non hai gap di perdite di volume. Fortissimo, fortissimo. Un bel pedale. già così sono emozionato, ma vedo qua un'altra bella scatola. Il lingotto. Questo è un lingotto fatto appositamente per una persona. Senti come profuma. Si può far sentire. Questo qui è stato finito oggi pomeriggio. Fresco di giornata, come la mozzarella. Di bufala fresca fresca. 2 controlli, 2 treble booster, Rokio e Wembley. Di solito il consiglio che do a tutti, Rokio a chiodo e Wembley a ore 11. Questo qui sempre attivo, questo qui lo si attiva solo per fare il Wembley sound che tutti noi adoriamo. Pila e alimentazione. Ottimo. Luca, prima di passare ai saluti, la soddisfazione dei tuoi clienti viene messa da te al primo posto, come mi hai detto. Mi spieghi per quale motivo? Sei una persona molto affidabile o hai ricevuto qualche fregatura in passato che ti ha fatto capire quanto il cliente in effetti sia importante? Allora, sì, è una domanda molto interessante, ma in realtà in passato è successo, più che altro nella mia crescita professionale o crescita da chitarrista. Io andavo nei negozi e provavo, compravo. Delle volte trovavi i negozianti che non erano proprio il top, magari tornavi dopo un mese, volevi cambiare quella cosa lì e ti guardavano male, ma cosa l'hai comprata a fare? Senza però considerare che questa cosa mi è servita per provare quanti più prodotti possibili, fare tutte le mie sperimentazioni, quindi ti dico, io non voglio che i miei clienti pensano di essere trattati come sono stato trattato io in determinate situazioni. E allora
io do la massima disponibilità e se un prodotto non piace non c'è problema, me lo rimandi indietro in 14 giorni di tempo, meglio di così. Se non ti va bene, insomma, parliamone, però in questo caso avremmo perso in due, ho perso io e ha perso chi me lo commissiona. Ma tornando a bomba al discorso, io voglio che il cliente sia soddisfatto al 100% e che possa portarsi il suo pedalino, il suo prodotto avanti per tanto tempo venire. Chiaro, chiaro. Ma dimmi una cosa, è vero che ti si può chiamare persino alle 2 di notte e tu rispondi sempre? Sì, è vero, dipende, allora, i fattori sono due. Se la bambina si è appena addormentata e io mi sono appena addormentato, può essere che lo sento vibrare e lo lascio lì, ecco. Però se sono sveglio assolutamente sì, ecco, no, a parte gli scherzi ci sono sempre. Potete chiamarmi quando volete, chiamarmi no, messaggino meglio in quelle ore, perché sennò dovete fare i conti con la moglie. Dai Luca, passiamo ai saluti, è stato bellissimo esserci conosciuti e niente, ci vediamo prossimamente, io vi consiglio di visitare la sua pagina. Yeah. Madonna che figata. Allora, noi ci siamo già salutati all'interno del locale, però Sì. sai, i rocchettari qui hanno bisogno... Vogliono il parcheggio, il parcheggio, sì, il nel parcheggio. parcheggio succedono le cose migliori. La roba. Guarda qua. Come... Chi è che diceva? Cos'era? L'A-Team. L'A-Team. Mi piacciono i piani ben riusciti. I like it. Niente, adesso è davvero tutto. Noi ci fumiamo questo sigarito. Un cigarito. Ciao ragazzi. Ciao.